Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Vi piace questo risultato? Beh, se vi piace allora seguite tutto questo video perché oggi vi farò conoscere un prodotto interessantissimo, Genmitsu Z5, un incisore laser a fibra portatile che ci permette di ottenere dei risultati di una precisione incredibile. Pensate che ha una precisione di 0,001 mm, 4K e una velocità da 10.000 mm al secondo. Quindi se cercate un incisore laser per incidere sul metallo, questo prodotto può fare per voi. Ora mettiamolo sul bancone, guardiamo il contenuto della confezione, ma soprattutto facciamo le varie prove e guardiamo anche il programma. Iniziamo. E allora ragazzi, siccome però io vi conosco e conosco anche me stesso, quando guardo la recensione di un prodotto, quello che mi interessa di più è andare a vedere direttamente quello che si può ottenere. Quindi voglio farvi vedere per prima cosa i risultati che ho ottenuto. Nel frattempo vedremo anche la macchina in funzione, perché mentre vi descrivo quello che ho ottenuto vedremo pure alcune riprese. La cosa che mi ha sbalordito di questa macchina è il fatto di poter rimuovere la ruggine. Adesso farò vedere l'effetto straordinario che ho ottenuto su una vecchia pinza. Allora, ovviamente poi alla fine vedremo tutto l'unboxing, vedremo tutte le varie caratteristiche, quindi mi interessa più che altro farvi vedere appunto la qualità. Facciamo una zoomata, guardate la qualità di queste foto. Guardate questo girasole, considerando quanto è piccolo, come è riuscito a incidere benissimo tutti i dettagli interni, le varie ombre, tonalità di chiaroscuro, tutta la scala di grigi, ma anche in questo soffione, questo dente di leone, nel quale non ho rimosso appositamente le piccole scritte. In questo caso si leggono meravigliosamente, considerate che stiamo parlando veramente di decimi di millimetro. Guardate che qualità. Lo stesso per quanto riguarda le scritte, quindi le linee, i loghi eccetera, questi diversi tipi di riempimento con i quali si possono ottenere diversi risultati, e questo invece è il tipo di incisione che si può ottenere solo contorni in caso di file vettoriale, oppure con il riempimento, stessa immagine, effetto completamente diverso. Infatti su un bracciale ho utilizzato questo effetto anziché questo perché volevo un'incisione definita ma più leggera. Poi ho tolto la ruggine da questa pinza, ragazzi. Guardate che spettacolo. E per questo vi metto un riquadro sulla sinistra nel quale si vede la rimozione della ruggine con la ripresa dettagliata in cui la pinza era prima tutta arrugginita e poi è diventata così, praticamente nuova. Considerando che comunque ho voluto fare una sola passata perché volevo fare un esperimento inizialmente e mi sono fermato, da questo punto si vede proprio il taglio netto dove l'incisore si è fermato, ma se avessi fatto più passate ragazzi, da questa condizione praticamente penosa, la portata ad una pinza praticamente senza ruggine, continuando a fare altre passate sicuramente sarebbe venuta addirittura lucidissima, ma ho deciso di fermarmi in questo modo perché è solo un test, quindi non era mia intenzione restaurarla con l'incisore laser. Poi ho fatto qualche altra incisione, per esempio su questa chiave a brugola, un'incisione anche in questo caso realizzata in mezzo secondo, nettissima e precisissima. Stessa cosa che ho fatto su queste chiavi inglesi, quindi ho scritto 17 perché è scritto solo da questa parte, quindi secondo come è messa io riesco a leggerlo sia da qua che da qua, ogni volta dovevo ruotarla e come vedete cambiando impostazione sono riuscito a cambiare anche colore. Qua abbiamo un'incisione che tende al nero con qualche sfumatura sul bronzo, qua invece è praticamente dorata, quindi cambiando frequenza, velocità e potenza abbiamo la possibilità di cambiare colore, cosa che vedete per ora su questo coltello. Qua invece ho ottenuto un'incisione nera, quindi come vedete si possono ottenere diversi colori. Cambiando impostazioni si possono ottenere anche diverse intensità di incisione, come vedete qua è più marcata, qua invece è un pochettino più leggero, questa è una via di mezzo, rimanendo comunque con la stessa colorazione. Il mio nome però l'ho scritto anche su questa torcia, come vedete ho scritto Riccardo su questa clip laterale per poterla mettere nella cintura, sotto è dorata, quindi è uscito fuori il colore che abbiamo alla base e ha rimosso la vernice lasciando il mio nome leggibile. E anche in questo caso vi invito a guardare con quale definizione. Voi penserete perché posso incidere solo sul metallo? Non è vero, può incidere anche sulla plastica e lo fa anche in questo caso in modo nitidissimo. Davvero un incisore che si può sfruttare per diverse occasioni. Ora guardiamo però per esempio il pennino che viene dato in dotazione, dove ho scritto il logo Genmitsu, in questo caso solo il contorno. E qua abbiamo l'incisione di cui vi parlavo poco fa, ve lo faccio vedere su questo bracciale di un amico gioielliere che mi ha incaricato di fare queste incisioni. Qua ho ottenuto questo effetto dorato che richiama anche queste maglie, quindi decidendo il numero di passate, fare solo il contorno eccetera eccetera, potenza, frequenza e tanto altro, si possono ottenere diversi risultati. E questo è acciaio. Ma in tanti mi chiedono se questo incisore, comunque gli incisori in generale, possono incidere anche sul plexiglass. Allora io non so questo materiale di questa cover che materiale sia, dovrebbe essere plexiglass, sicuramente non è vetro.
Guardate, con più passate ad una velocità altissima sono riuscito a ottenere questo punisher. Guardate le stelline nella parte centrale quanto siano definite. Il primo passaggio sembrava quasi che non stesse prendendo, perché era proprio leggerissima, con questa linea nettissima, vicinissima, senza bruciature né altro. Quindi un incisore che si può utilizzare su diverse superfici, ma nasce principalmente per essere utilizzato sul metallo. E a proposito di metallo, guardate questo coltello. Io ho sempre sognato un coltello damascato, non sono in grado di farlo, e quindi ho voluto inciderlo con questo incisore, anche se ho premuto per errore sulla tastiera e ho interrotto la stessa. Qua si vede questo stacco netto. Ma guardate quante sfumature di colore si hanno se lo inclino in questo modo. Ovviamente così sembra nero, ma comunque è bellissima lo stesso. Però il colore che io vedo dal vivo praticamente sì, è quello che state vedendo adesso. Essendo più sottile nella parte della lama, ovviamente riscalda di più, quindi si hanno delle tonalità differenti. E voglio fare anche un'incisione davanti a voi per farvi vedere appunto i vari passaggi. Ma voglio incidere pure sulla plastica bianca e voglio incidere sul case di questo power bank, che è in alluminio, quindi si presta benissimo per avere un bel risultato. Mettiamo quindi questi sul piano e vi faccio vedere come lo programmo, e poi alla fine o comunque durante vi faccio vedere anche qualche caratteristica dell'incisore. E vabbè ragazzi, però stavo dimenticando di farvi vedere che avevo fatto anche qualche altra prova, perché nel bracciale inizialmente volevo mettere queste teste di moro, che sono comunque piccolissime, 21 mm x 10 mm. Ci sono altre prove di altre incisioni 3D con alcune forme particolari che però non mi piacevano tantissimo. Come vedete anche qua diverse impostazioni, diverse tonalità, e questa micro Sicilia da 9 mm. Continuiamo però quindi a guardarlo. Questo è il programma che troviamo all'interno della chiavetta che ci serve a gestire il nostro incisore, quindi sia a preparare degli eventuali file che a importarli per poterli incidere. Possiamo importare sia immagini, possiamo importare file in vettoriale, possiamo anche crearli perché abbiamo diversi comandi. Però questo non è un tutorial, quindi non vi farò vedere tantissimo, vi farò vedere qualcosa, le cose principali. Allora, importiamo un file qualunque, che sia però in SVG, quindi proviamo con questo, quello che ho utilizzato per fare il coltello damascato. Allora, questo è un file, quindi vettoriale, solo linee. Noi possiamo ovviamente anche ridurlo, abbiamo la possibilità anche di riempirlo premendo qua sulla H, diamo l'ok. E in questo caso, come vedete, abbiamo il disegno pronto per essere inciso, però voglio farvi vedere come comunica col nostro incisore, quindi dobbiamo collegarlo. In dotazione vengono dati ovviamente anche tutti i cavetti, in questo caso USB di tipo C. Si inserisce dove c'è scritto qua dietro PC USB, poi si inserisce da questa parte per poter collegare la parte principale del nostro incisore all'asse Z, perché l'asse Z è digitale ed è anche touch. Quindi inseriamo qua, inseriamo anche qua sotto, e per ultimo rimane il collegamento per l'alimentazione. Quindi lo inserisco, abbiamo il tasto di accensione e guardate, appena lo accendo automaticamente sul programma si apre una finestra, quindi inizializzazione dell'incisore laser. Allora lo giro di nuovo in questo modo, come vedete abbiamo tre puntini, uno che ci dà il riferimento di dove sarà l'angolo dell'incisione e questi due che devono essere sovrapposti. Sposto un po' l'inquadratura così riuscite a vedere ancora meglio. E vi ricordo che durante l'incisione dovete utilizzare degli occhiali di buona qualità certificati. Vi lascerò anche il link per degli occhiali certificati che possano andare bene per i laser a fibra. Allora guardate, qua abbiamo questi due puntini. Se io sollevo l'incisore in questo modo, vedete, è touch ed è anche veloce nel sollevarsi e nell'abbassarsi. I due puntini si allontanano oppure si avvicinano. In base a quello che dobbiamo incidere abbiamo bisogno quindi di sollevarlo, perché mettendo un pezzo più alto la distanza dalla lente varierà. Se lo abbasso invece i due puntini si avvicinano. Quando i due puntini sono praticamente sovrapposti, in questo modo il laser è messo a fuoco. Proviamo a fare un'incisione quindi di questa immagine su questo coltello. Lo faremo da quest'altro lato, ma prima di iniziare voglio farvi vedere che è possibile fare il frame dell'immagine da incidere semplicemente premendo sul comando sulla sinistra. Abbiamo la possibilità di fare un
frame di colore rosso, quindi non la marcatura. In questo modo abbiamo la possibilità di posizionare bene la lama e quindi fare l'incisione come ci serve a noi. Ma se noi vogliamo vedere esattamente la forma dell'incisione, scegliamo anziché contorno outline. Verrà proiettata l'immagine, quindi come verrà l'incisione con tutte le parti che lo compongono, e l'area di incisione è 70 mm x 70 mm. E andiamo con il frame. La lama è più grande, è 70 mm, anche mettendola in diagonale non riesco ad inciderlo tutto. Ho messo la velocità a 7000 mm al secondo, anche la frequenza la voglio mettere a 70. Inizialmente troverete la velocità a 400, potenza 100% e frequenza 30. Io invece in questo caso ho cambiato tutto. Indosso gli occhiali, avvio l'incisione e vediamo il risultato. Ovviamente non ve la farò vedere tutta, anche se è veloce, ma ci vorranno più passaggi, quindi via. Ha già finito il frame e adesso sta iniziando con l'incisione. Spero che riusciate a vedere bene. E allora ragazzi, ho staccato il telefono dal supporto perché altrimenti non avreste visto nulla. Allora, come vedete, a questa velocità sta facendo le prime incisioni, il metallo si scalda. Questa è una velocità più ridotta di quella di poco fa e come vedete già abbiamo un risultato completamente differente. Le passate precedenti sono servite, ma questa è quella che serve per dare il colore. E allora, quasi finito questa passata, potrei anche lasciarlo così in realtà, ma no, voglio fare una passata più veloce per fargli cambiare colore. Quindi questa volta velocità 3 volte maggiore, 1200 contro i 400. Come vedete già va cambiando colore, anche se sono più passate cambia tonalità, quindi le passate successive non servono a farlo più scuro, ma in teoria anche a schiarirlo. Come vedete, andando molto lentamente riesce ad incidere anche sul legno, e quindi questo è il risultato definitivo. Come vedete, anche in questo caso abbiamo qualche differenza di colore in base a come lo guardiamo. Abbiamo una tonalità che va sul bronzo, giallino, dorato da questa parte, e qualche altra colorazione che non riesco bene a definire, comunque pure qua sull'azzurrato eccetera. Quindi una marcatura, un'incisione colorata sia da una parte che dall'altra, però questa è molto più scura, invece questa ha queste tonalità con questo blu, azzurro, giallo, verde, insomma diverse tonalità, tranne questa parte, come vi dicevo poco fa, che erroneamente ho interrotto l'incisione, quindi non è riuscito a completarla del tutto, altrimenti sarebbe venuto davvero spettacolare. Adesso passiamo a questo power bank in alluminio. Voglio fare un'incisione fra queste scritte e questi loghi, quindi lo metto sul piano, regolo la messa a fuoco, ok. A questo punto faccio un frame, però come vedete se io utilizzo questo frame, sì, mi fa capire effettivamente la forma che avrà, però non mi permette di orientarlo correttamente, quindi anziché utilizzare questo utilizzo il contorno dell'immagine. Come vedete era posizionato male, era un po' storto, non riuscivo a rendermi conto, quindi tutta la superficie è 65 mm, io invece l'ho fatto da 63 in modo da non andare sulla curvatura. Interrompo quindi il frame, metto una velocità ovviamente più alta, quindi lo mettiamo a 1500 e a questo punto posso dare il via. Vedrete l'incisione in tempo reale, però così sono solo linee, invece io lo voglio riempito, quindi alla fine avremo questo risultato. Guardate quanto sia veloce rispetto ad un incisore laser a diodo, quindi diamo il via. Allora, questi sono i contorni, facciamo uno zoom così riuscite a vedere meglio, e questa è l'incisione vera e propria. Considerate che il laser a fibra, soprattutto a questa velocità, scalda pochissimo, quindi sta avvenendo un risultato già dal primo passaggio, quindi alla prima passata davvero eccezionale. Togliamo quindi il telefono dal supporto e vi faccio una ripresa ravvicinata. Come vedete ci sono pure dei puntini che erano presenti nel file originale e sta avvenendo benissimo. Vi faccio vedere il file originale. Ho creato l'SVG utilizzando Lightbarn, questi sono i micro cerchietti e li ha rispettati perfettamente. Guardate con quale velocità incide. Adesso però mettiamo questa inquadratura accelerata.
Ok, lavoro completato, guardate che risultato spettacolare, sembra quasi fatto a livello industriale. Ok, cambiamo velocità, mettiamo 10.000, quindi il massimo della sua velocità, con le stesse impostazioni, 100% di potenza, quindi via. Guardate quanto sia veloce in questo caso, molto più rapido rispetto a poco fa, e l'incisione sta avvenendo comunque molto bene. Mi raccomando, quando utilizzate questi incisori non mettete mai le mani sotto. Guardiamo in tempo reale, mentre poco fa ho dovuto accelerare la ripresa, in questo caso, come vedete, riesce pure a fare i mini puntini che nell'altra, essendo più lenta, ovviamente venivano coperti dal resto dell'incisione. Poi tutto cambia in base al materiale, in base a tanti dettagli. Ma mentre stavo per aggiungere il testo sotto questa immagine, infatti c'è un biberon e sto scrivendo biscotti per latte di mio figlio Andrea, mi sono ricordato che avevo fatto pure una prova su una matita, ma non di legno, una matita in plastica, e ho scritto Riccardo con lo stesso carattere, lo stesso tipo di scrittura della lampada che vi ho fatto vedere poco fa, della Parkside, quindi questa di qua. E quindi anche sulla plastica di questo colore riesce ad incidere perfettamente, quasi al centro. Fermiamo il frame, diamo però una velocità di 500, il resto lo lascio invariato e via. Guardate. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Facciamo lo zoom. Perfetto, meraviglioso. E penso che anche con una velocità maggiore sarebbe andato bene. L'incisione comunque a fibra è davvero bella da vedere. È davvero uno spettacolo ipnotico. Ok, lavoro completato, quindi guardate. Fantastico, biscotti per latte, va bene. Ma ora è arrivato il momento di guardare il nostro incisore per bene, quindi abbiamo 135 mm da questa ghiera di colore nero fino alla superficie da incidere e ci permette di sollevarlo, guardate un po'. Ok, quindi si è bloccato in automatico e siamo a 26 cm, quindi praticamente possiamo raddoppiare l'altezza e incidere pezzi che abbiano 13 cm di spessore. Per fare questo lavoro però lo spengo. Ok, quindi come vedete abbiamo questo accessorio che io ho posizionato momentaneamente da questa parte, più 3 viti. Allora togliamo queste viti, si tolgono con una chiave a brugola. Allora, questo accessorio serve per poter posizionare i pezzi sempre allo stesso modo. Abbiamo la possibilità sia di mettere un'altra vite da questa parte e quindi bloccarlo in modo saldo, oppure sfruttando queste asolature possiamo anche spostarlo in modo da definire con precisione come deve essere posizionato. Quindi se io volessi incidere per esempio questo pezzo, messo così lo inciderei in un determinato punto e tutti gli altri pezzi della stessa misura posizionati in questo modo, avendo questo riscontro, riuscirei a inciderli tutti allo stesso modo. Il montaggio quindi è semplicissimo perché è necessario mettere solamente queste 3 viti nella parte più bassa, e per quanto riguarda le modalità di utilizzo possiamo utilizzarlo in questo modo, avvitandolo quindi con questo grande pomello diretto verso questo lato, oppure se vogliamo possiamo utilizzarlo in questo modo, quindi ci permette di incidere eventualmente delle superfici sfruttando la sagomatura che abbiamo sulla base, quindi queste due sporgenze possono entrare qua oppure qua, e quindi possiamo incidere anche su superfici che vadano oltre, ma possiamo utilizzarlo anche diversamente. Quindi vi faccio vedere gli accessori che troviamo. Abbiamo questo accessorio con questa protezione che filtra i raggi dannosi del laser, più una ventolina per aspirare i fumi. Come vedete abbiamo la sagomatura combacia perfettamente, quindi abbiamo la nostra area di lavoro e possiamo fissarlo anche questo con questa grande vite. Si fissa allo stesso modo e poi possiamo collegare questo spinotto USB nella parte posteriore dove abbiamo la scritta fan port, quindi l'alimentazione della ventola.
e in questo modo possiamo utilizzarlo poggiandolo direttamente sulle superfici da incidere. Tra l'altro ha questo prolungamento nella parte posteriore che gli permette di non ribaltarsi. Ha anche questi piedini gommati. Ma a proposito di protezione, non abbiamo solamente quella integrata nell'accessorio, ma abbiamo anche quest'altro tipo di protezione che riesce a proteggere i nostri occhi nel caso in cui stiamo incidendo in questo modo, perché possiamo utilizzarlo sia quando si usa da questo lato che quando si usa dal lato opposto. Quindi per non far vedere alle persone possibilmente che sono in nostra compagnia, noi possiamo utilizzare gli occhiali da questa parte, ma da quest'altra parte riusciamo a proteggere. E a proposito di occhiali, all'interno della confezione se ne trova un paio, ma io non li ho nemmeno voluti provare perché tolti dalla scatola ho visto che non hanno certificazione, quindi mi raccomando utilizzate degli occhiali che siano certificati a norma e che quindi vi proteggano davvero. Diamo ovviamente anche una rapida occhiata al video dell'unboxing e del montaggio e poi proseguiamo. Ma ora mettiamo la cover che ho inciso nel suo telefonino e guardiamo il prodotto sul sito del venditore. Andiamo più in basso, qua abbiamo diverse immagini, quindi guardiamo il prezzo 1.398, scontato 1.259. Spero di farmi dare anche un codice di sconto, comunque già è presente uno sconto, quindi non so se riuscirò ad ottenerlo. Guardiamo quindi le caratteristiche tecniche. Come vi dicevo poco fa, una precisione di 0,001 mm, quindi 4K e 10.000 mm al secondo di velocità. Per quanto riguarda la potenza ottica, ha 2 watt di potenza, che sugli incisori laser pensate che quelli professionali molto potenti arrivano a 20 watt, qualcuno estremo arriva a 30 watt, a differenza degli incisori a diodo oppure gli incisori CO2 che sono un mondo a parte, e i watt in quel tipo di incisore effettivamente 2 watt sarebbero inutilizzabili. Su questo invece, come avete visto, riusciamo a utilizzarlo e anche velocemente. Come avrete notato, nell'impugnatura abbiamo anche un tastino, perché per poter incidere ripetendo la stessa incisione senza andare ad interagire direttamente sul computer, basterà premerlo e ripeterà l'ultima incisione che ha eseguito. E allora ragazzi, quindi come avete visto, con questo incisore riusciamo a ottenere sia immagini fotografiche anche di dimensioni ridotte con una qualità e un dettaglio sbalorditiva, perché è davvero un effetto fotografico che a me personalmente piace da impazzire. Possiamo incidere il metallo come la lama di questo coltello con questi colori, oppure un po' più scuro, ma possiamo anche rimuovere la ruggine come avete visto, e così tutto il resto che vi ho fatto vedere. La praticità di utilizzo, la precisione e la velocità la rendono adatta a chi deve fare delle piccole incisioni, per esempio sulle penne USB, personalizzare qualche gadget eccetera. Però considerate che quelli professionali, i più grandi, arrivano a 30 mm per 30 mm, ma stiamo parlando di macchine che costano migliaia e migliaia di euro, anche 5, 6, 10.000 euro. Questa costa 1.200 euro e vi dà la possibilità di utilizzarla per personalizzare, per lavoro e per tanti altri scopi, per decorare, insomma passarvi il piacere di avere un incisore di questo tipo. Se vi è piaciuto andate a dare un'occhiata al link, spero di ottenere anche un codice di sconto, ma vi devo ricordare anche di iscrivervi al canale, di mettere mi piace a questo video, di cliccare sulla campanella dopo esservi iscritti, e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!